Ciao a tutti, io sono Oriana e bentornati in My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri da leggere. Oggi di nuovo tema dark con Intervista col vampiro di Anne Rice. Allora, come si può facilmente intendere dal titolo, da questo libro è stato tratto poi il film, sempre Intervista col vampiro di Neil Jordan. Il libro e il film in realtà si assomigliano molto, la trama è veramente simile. Ci troviamo in un appartamento, in uno studio molto buio, dove c'è un registratore, un vampiro che ha deciso di raccontare la sua storia e un giovane giornalista che ha deciso di scrivere un articolo su di lui. La storia parte quindi dal nostro protagonista, dalla morte del suo fratello che lo segnerà, fino alla sua trasformazione in vampiro. Questa è l'unica parte che in realtà nel film non si vede, però è proprio l'incipit del libro, quindi lo vedrete veramente nelle prime pagine. Leggendo questo libro scordatevi dei vampiri di Twilight, scordatevi di The Vampire Diaries, di qualunque altra cosa abbiano fatto sui vampiri. Questi vampiri infatti prendono molto da quelli che erano i vampiri di Bram Stoker, quindi prende molto da Dracula. Sono vampiri che non possono assolutamente uscire alla luce del sole, ci sono delle regole molto precise su come possono essere uccisi, quindi scordatevi i paletti di legno perché non gli faranno assolutamente niente. In realtà quello che è molto interessante dei vampiri raccontati in questo libro è che Anne Rice, che poi non a caso viene detta la regina delle tenebre, è che lei prende i vampiri e li usa come metafora per raccontare quella che è la natura umana. Quindi nei suoi libri, dico nei suoi libri perché in realtà questo libro è il primo di una saga, nei suoi libri non c'è azione, raramente troverete scene molto grafiche, scene di violenza con sangue e spruzzi. Generalmente è tutto molto più interiorizzato, quindi si sofferma molto sulla psiche dei personaggi, su questi vampiri che sono degli animali. Non provano naturalmente emozioni umane, ma tutto viene ridotto a quella che è la pulsione, la voglia di prendere sangue. L'unico modo per loro per provare piacere è bere sangue umano. In questo caso la cosa molto interessante del protagonista del libro è che, essendo stato appena trasformato in vampiro, vediamo proprio la lotta tra quello che resta di lui di umano e quello che invece di umano in lui non c'è più. Queste due parti di lui in continua lotta tra di loro, perché lui non vuole uccidere, però deve farlo perché ormai quella è la sua nuova natura. Niente, se vi è piaciuto il film o se pure avete letto questo libro e se vi è piaciuto fatemelo sapere. Secondo me il film comunque è molto valido in realtà rispetto al libro, quindi sì, fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se volete che recensisca anche altri libri di questo genere o comunque se avete altri libri che volete che io recensisca. Leggo sempre tutto quello che mi lasciate nei commenti, quindi grazie e ci vediamo al prossimo video.